fondo di fondi di Cassa Depositi e Prestiti ha fatto una scrematura tale per cui i soggetti che potevano promuovere questi fondi dovevano avere almeno 1 billion di asset under Esatto. management, e quindi chiaramente la scrematura è stata abbastanza selettiva. Per esempio First Capital, che ha un track record rilevante, probabilmente un approccio anche differente agli investimenti rispetto al mandato del Fondo Nazionale Strategico, però è rimasta esclusa dalla possibilità di utilizzare questi fondi per la propria attività. Io credo che se non c'è una politica industriale che porti almeno 3 miliardi in un arco temporale dei prossimi 2, 3, 5 anni sul mercato, se non ci sono forme fiscali che incentivano l'investimento in PMI, se non si riattiva il tema dei peer e dei peer alternativi, e se non si fa sistema, è difficile che questo mercato possa diventare significativo. Però è un peccato perché di aziende che da capitalizzazione di 100 milioni di euro poi sono diventate degli unicorni, ne abbiamo varie, sia nel nostro track record ma anche nella nostra storia degli ultimi 20-25 anni. E quindi questi capitali devono puntare a far sì che quelle aziende restino italiane, investono in Italia, assumono in Italia, si crea lavoro, e tutto questo ha un effetto solo positivo. E quindi bisogna lavorare tutti per cercare di creare veramente un mercato, perché non può esistere solo il private equity e il private debt, che tra l'altro in questo momento hanno anche loro delle problematiche importanti di raccolta. Benvenuti in Made in Italy CEOs, il canale YouTube in cui conversiamo con i top managers delle piccole e medie imprese italiane quotate in borsa e con altri protagonisti che a vario titolo sono attivi in questo ecosistema. Riprendiamo dopo una pausa di diversi mesi con una conversazione con Vincenzo Polidoro di First Capital, con cui condivido non solo l'interesse per gli investimenti in PMI, ma anche la città natale, la fantastica e unica Chieti. Noterete un formato un po' diverso, nonché dal mio lato un'atmosfera via via più crepuscolare nel mezzo di un repentino tramonto londinese. Come al solito, nulla di quello che ci siamo detti con Vincenzo deve essere preso come un consiglio di investimento. Vi chiedo inoltre la cortesia di sottoscrivere il canale, non costa niente ed è molto importante per la sua crescita. Cliccando inoltre la campanella accanto al subscribe button potrete ricevere un messaggio ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Grazie e buona visione e buon ascolto. Buongiorno Vincenzo Polidoro, Buongiorno. consigliere esecutivo di First Capital, una holding finanziaria che investe in larga parte in società quotate in borsa italiana ed è a sua volta quotata in borsa sul mercato EGM dal 2010. Vincenzo, io ti chiedo di fare una breve storia di First Capital dalla sua fondazione ad oggi. Buongiorno Massimo e grazie mille per l'invito. Tu conosci First Capital dalle origini, cioè da quando ci siamo quotati nel 2010. In realtà la società era nata qualche anno prima, intorno al 2008, come una holding per diversificare investimenti da parte di gruppi familiari, di alcuni family office che avevano deciso di diversificare il proprio portafoglio andando ad investire su delle piccole e medie imprese quotate. E la motivazione era in quel momento, ritengo che sia anche attuale, dell'investimento in piccole e medie imprese quotate, perché per un asset di pari qualità rispetto a un'impresa non quotata, valutazioni molto molto più basse. Dal 2000
2008 al 2010 la società aveva raccolto circa 10 milioni di euro e ha iniziato a investire. Poi nel 2010 sono subentrato anch'io a supportare il processo di crescita e abbiamo deciso di quotare la società sull'AIM. Allora raccogliemo circa 12-13 milioni di euro e quindi First Capital, la storia della quotazione è nata con circa 21 milioni di 22 milioni di euro di patrimonio e da allora ci siamo un po' evoluti, ma sostanzialmente siamo sempre focalizzati nell'essere degli investitori in piccole e medie imprese o quotate o da accompagnare da non quotate alla quotazione o percorsi di quotazione. Direi che in questi anni, ormai son passati circa 15 anni, abbiamo fatto molto bene perché dai 20 milioni iniziali son diventati oltre 100 milioni di euro, 130 milioni di euro total return e attualmente il totale attivo della società appunto ammonta intorno ai 130 milioni di euro. Va bene. Il grosso del patrimonio della società è investito in una SICAV, che è un fondo, una società a capitale fisso. Quindi per raccogliere risparmio, la società ha bisogno di fare un IPO, come è successo all'inizio, o aumenti di capitale diretti o attraverso prestiti obbligazionari convertibili, cosa che voi avete fatto, mi sembra, un paio di volte, giusto? Sì, 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 abbiamo emesso Ok, tre emissioni di, ah, di 3 volte. strumenti bond, sì. Quindi la mia domanda è: perché fare questo piuttosto che invece semplicemente fon- creare un fondo comune aperto, che quindi non ha bisogno di un aumento di capitale, essendo aperto può ricevere sottoscrizioni anche giornalmente da chiunque. Non è più facile fare così, e lo dico perché è la strada che dal 2016 in poi ho seguito io attraverso creando il Made in Italy Fund, che fino alla sua chiusura l'anno scorso era un fondo comune, uno UCITS aperto al risparmio di chiunque. Ma allora, direi che, per la tipologia di attività di investimento, che facciamo in First Capital, quindi investire partecipazioni significative in poche realtà che noi riteniamo meritevoli di essere accompagnate in un percorso di crescita tramite aumenti di capitale, operazioni di private investment, private equity, strutturate anche in una fase di pre-IPO, la struttura della holding o del fondo chiuso sia maggiormente tutelante anche per i medesimi investitori. Innanzitutto noi forniamo con la struttura del chiuso un capitale permanente, abbiamo un orizzonte di lungo termine e possiamo allinearci agli obiettivi degli imprenditori potendoli accompagnare in un piano industriale che in genere son triennali, quindi per un paio di piani industriali 5, 6 anni. E non siamo cosiddetti schiavi del riscatti fatti dagli investitori. Mentre, come ben sai, il fondo comune, è vero una maggiore liquidità, però è una liquidità che comunque devi garantire tu con investimenti e disinvestimenti e quindi, se non puoi bloccare i riscatti, sul mondo delle PMI quotate, questo può creare delle problematiche in fasi di mercato come quella attuale, in cui c'è una forte liquidità, potresti avere bisogno di dover liquidare le posizioni, ma questa liquidità non la trovi sul mercato e quindi si crea un circolo vizioso tra riscatti, vendite di partecipazioni, che di fatto distrugge valore. Lo strumento del veicolo chiuso permette invece di dare liquidità agli investitori quando realizzi i disinvestimenti. Quindi fai un portafoglio, nel nostro caso di 10, 12, 15 partecipazioni, quando si verifica l'exit, auspicabilmente molto interessante da una di queste partecipazioni, vai a remunerare, l'investitore con dividendi, buyback,
riscatti di quote e come funziona un fondo chiuso. Certo, ti dico la mia, la ragione per cui invece io ho scelto la strada del fondo aperto è quella semplicemente di dare la possibilità a chiunque di investire anche potenzialmente 1.000 € in un fondo che investe direttamente nelle società e quindi non ha un problema di sconto rispetto al NAV delle partecipazioni. Poi ovviamente questo vuol dire anche che il fondo è aperto alla possibilità di riscatti, però dal mio punto di vista, ed è quello che poi è successo fino al 2021, quando poi le cose son cambiate, il modo di trattenere i risparmiatori nel fondo e di non subire riscatti è quello di continuare a far bene, di avere una performance accettabile, positiva, e anche di spiegare, quando c'è la necessità di farlo, perché è necessario, anche in periodi di volatilità, restare saldi nell'investimento e approfittare anzi di momenti di volatilità per aumentare la partecipazione nel fondo. Ed è stata la mia esperienza. Ci sono investitori che, se capiscono quello che stiamo facendo, rimangono saldi anche quando, per esempio, nel 2018 c'è stata una fase di mercato negativo. D'altra parte, il vantaggio del fondo aperto è che chiunque può investire, e non è un investimento come invece avviene nel fondo chiuso, che è di per sé diluitivo, perché apporta cash. Cer Nel caso di First Capital, se uno vuole comprare un'azione di First Capital deve trovare un venditore della Sì, stessa sì, azione nel fondo. sono due processi diversi. Mi è ben chiaro il meccanismo. Alla fine, noi abbiamo una struttura quotata che in teoria permette di garantire l'entrata e l'uscita di chi vuole investire in 1.000 €, quindi della persona che vuole scommettere sulla capacità del gruppo di creare valore. E poi abbiamo appunto, come dicevi tu prima, una SICAV con la quale invece vogliamo raccogliere capitali da più investitori istituzionali, per mettere a fattor comune il nostro track record, le nostre capacità di generare ritorno, di investitori che invece non possono beneficiare, non possono accedere facilmente al capitale di First Capital, perché un investitore vuole investire 3 o 5 milioni di euro, 10, non può comprarli sul mercato. E First Capital, hai accennato tu prima al tema dello sconto, della quotazione. First Capital è fortemente a sconto rispetto al suo valore intrinseco, rispetto al suo net asset value giornaliero. Quindi noi non possiamo fare aumenti di capitale che apportano capitale, perché diluiremmo gli attuali investitori. Quindi il tema della quotazione, per esempio, è un tema è interessante sotto certi aspetti e invece problematico sotto altri. E da qui il motivo per cui abbiamo fatto 3 tornate di emissioni di bond o bond convertibili, proprio perché non si poteva finanziare la parte di investimento tramite l'aumento di capitale. Sì, poi il problema principale in Italia, sia per i fondi chiusi che per i fondi a capitale fisso, per i fondi a capitale ehm, aperto, è che mancano gli investitori, no? C'è stato un exploit nel 2017 con i fondi PIR, che tra l'altro, come sai bene, di titoli veramente PMI quotate, ehm, ha ben poco, perché il grosso dei fondi PIR ordinari è investito in large cap, è in parte minore in mid cap, mentre la parte veramente small cap, quella è addirittura quella sull'EGM, è residuale. Quindi i PIR hanno dato questo contributo, ma quello che manca rispetto ad altri paesi europei è una forte
un forte impegno degli investitori istituzionali. Casse, assicurazioni, fondi pensione non investono quasi niente sul mercato delle piccole società quotate. Come vedi questa cosa? Perché secondo te c'è questa latitanza, questa reticenza a investire sulle, sulle piccole e medie aziende di cui si parla molto, esaltando l'importanza delle piccole e medie aziende. Poi quando invece si tratta di mettere mano al portafoglio ed investire in questi titoli, gli investitori istituzionali latitano. Perché avviene questo secondo te? Ma allora, innanzitutto c'è un tema, credo, di cultura, e un tema di governance a livello paese. Nei paesi nordici o nei paesi come la Francia, ci sono delle politiche proprio industriali in cui in alcuni casi viene imposto, in alcuni casi c'è un moral suasion, gli investitori istituzionali per eccellenza, che sono i fondi pensione, le casse di previdenza o le assicurazioni, vanno ad allocare delle percentuali piccole ma significative su realtà quotate e non quotate, quindi sul mondo delle piccole e medie imprese di casa loro. In Italia questa moral suasion non è stata ancora così efficace. Dobbiamo però prendere atto che è nato questo fondo di fondi di Cassa Depositi e Prestiti, di cui poi magari possiamo fare un accenno un po' più dettagliato, che qualcosa inizia a muovere. Dall'altra parte c'è un po' la leggenda che sulle PMI, le PMI hanno poca governance, c'è poco controllo. È chiaro che se questi investitori vogliono essere il mercato, probabilmente investendo sul mercato il ritorno non è interessante, però la First Capital è l'esempio di come si possa investire su un asset class. Noi abbiamo sempre investito su società che vanno da 300 a 100 milioni di capitalizzazione. Oggi probabilmente la nostra asset allocation vede 10% non quotato, o 90% liquidità, 80% quotato, 50-50 Star o MTA e GM, no? Ma quelle che sono andate allo Star o al mercato MTA sono passate per le GM, quindi abbiamo investito e siamo uno dei principali investitori del mondo delle GM, e noi abbiamo fatto ritorni. I nostri ritorni sono cash on cash, non sono numeri. Il numero è il valore intrinseco. Oggi siamo a sconto del 50% sul valore intrinseco, ma siamo anche a sconto del 35% sul net asset value, che è il prezzo di mercato. Abbiamo potuto emettere dei bond o dei bond convertibili perché abbiamo generato cassa in questi anni, abbiamo girato il portafoglio, abbiamo incassato oltre 100 milioni di euro dai disinvestment delle partecipazioni, e i ritorni, come dicevamo, siamo passati da 20 a oltre 120-130 milioni di euro totale ritorno. Quindi abbiamo fatto ritorno in 15 anni. Questo significa che se tu fai una gestione specifica, il ritorno c'è, e nell'interesse dei contributori di fondi pensione. Non è vero che l'investimento sul mercato delle piccole e medie imprese da italiano è negativo o che può avere dei ritorni negativi, no? Quindi c'è un tema culturale. Ma diciamo che ovviamente c'è molta, c'è molta varietà, cioè ovviamente essere quotato non è una garanzia di valore. Ci sono tante società, anzi, più la società è piccola è più rischiosa perché è una società che ha una storia più recente, e sono società che sono in una fase di crescita che quindi che comporta rischi, e ci sono tanti esempi di società che non ce l'hanno fatta. Quindi è sbagliato dire
piccole società sono sempre dei buoni investimenti. Ci sono tanti casi in cui questo non è vero. Allo stesso tempo però ci sono tante società che sono ben gestite e sono in crescita e fanno profitti, che in questo mercato così asfittico per la mancanza di investitori di lungo periodo fanno fatica a, ehm, a riflettere questo loro valore nel prezzo. Questo è un'opportunità per investitori come First Capital, ma è anche un grosso limite del sistema. Assolutamente. Oggi il limite del sistema più grande è la mancanza di liquidità. Tra l'altro, forse in questo momento ci sono più investitori che forniscono capitali pazienti che investitori che forniscono liquidità giornaliera. Tipicamente i fondi aperti, gli ETF, dovrebbero essere fornitori di liquidità giornaliera e investitori di lungo termine come First Capital dovrebbero invece accompagnare in percorsi imprenditoriali di lungo termine. Oggi manca completamente nel scenario di mercato perché i peer, come hai detto tu, si sono completamente allontanati dalle capitalizzazioni sotto il billion e quindi manca la liquidità giornaliera, è quella che va rinvigorita. Tra l'altro c'è anche un aspetto in più. Quello che importa affinché ci sia liquidità e non è tanto il mercato primario, perché quando c'è un IPO è un evento per cui poi l'investitore compra e in molti casi mantiene il titolo. Quello che manca è il secondario, perché ehm, è nel secondario che il prezzo del titolo può avere la possibilità di arrivare a quello che noi chiamiamo il valore fondamentale. La mancanza di liquidità deriva dal fatto che ci sono molti pochi fondi che possono attingere direttamente al risparmio dell'investitore in Italia, perché il mercato italiano del risparmio è concentrato su grandi banche intermediari che non danno accesso a fondi indipendenti. Ti faccio l'esempio del Made in Italy Fund, che è un fondo che è stato sin dall'inizio quotato sul segmento atti fund di Borsa Italiana, che è un mercato in cui chiunque può in teoria comprare un qualsiasi fondo quotato su quel mercato al valore del NAV del giorno. Peccato però che nessun intermediario, dalle grandi banche ai grandi distributori, ha accesso ai propri clienti a questo mercato. Certo. Beh, diciamo che forse l'esperienza della quotazione della holding è più positiva rispetto al mercato dell'Attifund come hai detto tu, perché almeno sulla nostra holding hai visibilità, riesci a portare degli investitori, anche se non sei chiaramente l'oggetto di tutti gli investitori istituzionali presenti sul mercato, però sicuramente ti dà visibilità, ti dà dei momenti di liquidità anche interessanti. Abbiamo visto nel 2021 un interessante momento di liquidità che ha fatto salire fortemente il titolo. Nel corso di fine del 2025 idem, c'è stato un turnover giornaliero il più alto di sempre nell'ultimo mese dell'anno rispetto alla media dei precedenti 10 anni. Quindi devo dire che l'esperienza della quotazione invece nostra sulle GM è positiva sotto certi versi, direi per credibilità, per struttura, per visibilità. Negativa per altri perché purtroppo la quotazione non riesce mai, almeno solo in rari momenti, a esprimere il valore vero delle società. Quindi si diceva del, dei limiti del, del sistema Italia sull'investimento in PMI.
che è stato soggetto di diversi dibattiti fino ad arrivare a sfociare nel progetto CDP, Esatto. che è partito, si sta sviluppando, però come si diceva ha anche dei suoi limiti, perché poi quando si va a vedere quali sono i fondi che sono partiti o che partiranno con i soldi del CDP, sono gli stessi fondi, le stesse società di gestione che gestiscono circa l'80%, se non più, dei fondi PIR. Quindi quello che manca anche qui è la presenza di fondi come potrebbe essere un fondo gestito da First Capital o il Made in Italy Fund, che sono veramente dedicati al mercato delle PMI. Perché secondo te è stata fatta questa scelta? Allora, permettimi di dire che innanzitutto, questo fondo di fondi promosso da Cassa Depositi e Prestiti è sicuramente uno, degli sviluppi più rilevanti degli ultimi anni, Sì, diciamo negli ultimi 4 anni, nel panorama di investimento alle piccole e medie imprese italiane. Quindi va giustamente approfondito, analizzato e approfondito in maniera abbastanza dettagliata. L'intento che io ho capito è sicuramente quello di, non creare degli operatori di capitale permanente, ma, creare degli strumenti, fornitori di liquidità. Soprattutto sulle aziende che vanno a che sono le mid cap, le aziende intorno al billion, o comunque certo non le aziende sotto i 100.000.000 di capitalizzazione. La cosa positiva è che questo strumento ha l'obiettivo di mobilitare dei capitali istituzionali, perché è stato pensato con circa, ehm 350 milioni, 400 milioni di euro di capitali di CDP che vengono attivati nel momento in cui altri investitori istituzionali investono, somme almeno pari a quelle sì, messe che da C. però non sono gli investitori istituzionali di cui stavamo parlando. Da quello che capisco, nei fondi che sono in partenza, che sono già partiti, non ci sono ancora fondi pensione o casse di previdenza, sono fondi che sono stati, sono soldi che sono stati raccolti dalle SGR attraverso i soliti meccanismi. eh, Sono soldi, investimenti di clienti della SGR o della banca che possiede la SGR. Sì, clienti, proprietà o investitori istituzionali. C'è Quindi latitano una ancora i fondi pensione, le casse che hanno, tra fondi e casse di previdenza, il patrimonio di fondi e casse è di circa 300 miliardi, almeno lo era un paio di anni fa, adesso sarà ancora di più, e quindi basterebbe un 1%, quindi non si tratta di stravolgere chissà l'asset allocation di questi fondi, ma basterebbe un 1%, quindi 3 miliardi investiti da questi investitori al mercato delle piccole e delle piccole e medie imprese per creare le condizioni di liquidità di cui stiamo parlando. Se fondi e casse prendessero un per cento del loro patrimonio e lo dessero in gestione a fondi o società dedicate come potrebbe essere First Capital o Made in Italy Fund ad investire nell'EGM o comunque nelle piccole e medie imprese, il problema della liquidità verrebbe risolto, perché ci sarebbe un mercato secondario che attraverso la gestione di questi piccoli fondi, perché ovviamente anche quello è un tema, un fondo che investe in PMI non può essere un fondo da 1 miliardo, devono essere fondi da massimo 100-200 milioni. Se ci fosse una ventina di questi fondi, come esistono in Francia, per esempio, in Francia di piccoli fondi che investono nelle piccole e medie società nazionali, ce ne sono circa 80,
In Italia, come ben sai, sono molto, molto di meno. Questa Sì, sì, poi scelta non tra è... l'altro siamo relativamente perché il fondo di fondi di Cassa Depositi e Prestiti, come hai detto tu, ha fatto una scrematura tale per cui i soggetti che potevano promuovere questi fondi dovevano avere almeno 1 billion di asset under Esatto. management e quindi chiaramente la scrematura è stata abbastanza selettiva. Per esempio First Capital, che ha un track record rilevante, probabilmente un approccio anche differente agli investimenti rispetto al mandato del Fondo Nazionale Strategico, però è rimasta esclusa dalla possibilità di utilizzare questi fondi per la propria attività. Io credo se non c'è una politica industriale che porti almeno 3 miliardi in un arco temporale dei prossimi 2, 3, 5 anni sul mercato, se non ci sono forme fiscali che incentivano l'investimento in PMI, se non si riattiva il tema dei peer e dei peer alternativi, e se non si fa sistema è difficile che questo mercato possa diventare significativo. Però è un peccato perché di aziende che da capitalizzazione di 100 milioni di euro poi sono diventate degli unicorni, ne abbiamo varie, sia nel nostro track record ma anche nella nostra storia degli ultimi 20-25 anni. E quindi questi capitali devono puntare a far sì che quelle aziende restino italiane, investono in Italia, assumono in Italia, si crea lavoro, e tutto questo ha un effetto solo positivo. E quindi bisogna lavorare tutti per cercare di creare veramente un mercato, perché non può esistere solo il private equity e il private debt, che tra l'altro in questo momento hanno anche loro delle problematiche importanti di raccolta. Paradossalmente c'è una competizione tra il public equity e private equity che non dovrebbe esserci. Per esempio i fondi pensione, quando gli si chiede perché non investono sulle aziende quotate, dicono no, ma noi investiamo nelle aziende non quotate, abbiamo investimenti in venture capital, in infrastructure, eccetera. Cosa che è vera, ma è un paradosso. È come dire, se vuoi accedere agli investimenti da parte di questi investitori istituzionali è meglio che non ti quoti. Ma infatti a loro non piace la volatilità dei prezzi, preferiscono investire in società non quotate anche pagandole il doppio in termini di multipli rispetto a quelle quotate perché esiste una volatilità di prezzi che Che è invece è il quello che... contrario di quello che un investitore istituzionale dovrebbe fare. Esatto, L'investitore che invece istituzionale è quello che noi vediamo come opportunità, cioè nel momento in cui il mercato ti crea delle opportunità di investimento perché il prezzo si discosta dal valore fondamentale, quella è l'opportunità di investimento per poi avere un ritorno ed un ed è guadagno. quello che succederebbe se ci fossero fondi piccoli dedicati, perché attraverso la competizione di questi fondi ci sarebbe un price discovery che assorbirebbe la differenza tra valore fondamentale e prezzo. Tra l'altro creerebbe anche maggiore disciplina all'interno dell'universo delle società quotate, perché è chiaro che se vuoi attrarre l'interesse di investitori dedicati devi far bene, non puoi aspettare che basta essere quotato per avere accesso al mercato. Si creerebbe anche qui un circolo virtuoso, perché meglio gestita è una società, tanto più profittevole è nel tempo e tanto più interessante il rendimento che realizzato dagli investitori che hanno avuto la pazienza di investire in questi fondi, quindi in queste società. Ecco, tutto questo potrebbe essere realizzato, ma ha bisogno di un impulso che deve venire la ripartenza dei peer, che però devono essere peer non
come quelli che son partiti nel 2017, ma PIR dedicati alle piccole e medie imprese. Investitori istituzionali di lungo periodo che dovrebbero avere la determinazione di investire una parte minima del loro patrimonio in piccole e medie imprese italiane nazionali. Si parla molto della necessità di avere una prospettiva nazionale, che penso che sia un discorso giusto, ma si fa effettivamente molto poco. Dici bene che il fondo di fondi di CDP è un buon punto di partenza e sono d'accordo con te. Abbiamo avuto come ospite Giulio Centemero che, come tutti sappiamo, si è speso molto, ma anche lui ha difficoltà a fare in modo che gli investitori istituzionali capiscano fino in fondo questa necessità e agiscano di conseguenza. Va bene, grazie Vincenzo. Grazie Grazie Vincenzo. Massimo, grazie mille per l'invito.